Oggi sono a bordo di una BMW 328C E46 Drift Car del 1999. Sarà un test drive diverso dal solito, è una roba assurda. Monta l'M52 TUB28 facente parte della famiglia dei motori M50, un 6 in linea aspirato in configurazione da 2,8 litri con fasatura variabile Bivanos e doppio albero a cambi in testa. Di serie eroga 193 cavalli e 280 Nm di coppia massima. Su questa la cavalleria è di poco superiore ai 200 cavalli grazie allo scarico completo in acciaio, aspirazione KN ed una nuova mappatura elettronica che ha anche spostato i limitatori ed eliminato le varie recovery causate dalla mancanza dei segnali ABS, eccetera. È equipaggiata con un cambio manuale a 5 rapporti, un differenziale saldato con coppia conica corta ed il peso totale iniziale di 1394 kg è sceso a 1270 nonostante la presenza del roll bar. Dopo questa doverosa panoramica meccanica ti racconterò la sua storia, è lunga 2 anni ed oltre 600 ore di lavoro da parte del proprietario. Questa E46 Coupé, quarta generazione della BMW Serie 3, è stata acquistata nel maggio del 2016 con una preparazione molto base, eppure fatta male, come il freno a mano idraulico che andava ad agire sull'asse posteriore, escludendo il funzionamento dei freni a pedale sull'asse o altre modifiche posticce. Di buono c'erano i collettori di scarico in acciaio, il decat, l'aspirazione conica KN e la semicassa a filtro che isola dal calore. Era praticamente una vettura stradale con un volante a calice, sedile sportivo monoscocca, freno a mano idraulico e differenziale saldato. Una volta portata a casa è iniziata l'eliminazione del superfluo, lasciando spazio a nuove componenti di qualità per il futuro utilizzo nel drifting, come le nuove cinture a 5 punti, i sedili monoscocca a sparco ed un assetto a ghiera regolabile. Entriamo nel dettaglio delle lavorazioni più importanti, premesso che le E46 sono deboli di telaio e posteriore, che tende a cedere nella zona viti del subframe, va appunto rinforzato. Esistono appositi kit di piastre metalliche di rinforzo da saldare sui longheroni, lavoro da effettuare smontando completamente la meccanica posteriore. Per aggiungere ulteriore rigidità è stato saldato un traverso tra i duomi posteriori con altri 2 tubi saldati ai filetti dove si avvita il subframe, in modo da legare completamente la parte posteriore. Dato che il proprietario si è smontato tutta la meccanica, ha sostituito ogni silent block e boccole in gomma con altre in teflon a rigidità aumentata. Nuovi anche i braccetti che regolano il camber per avere una maggiore libertà di taratura dell'assetto rispetto alle viti eccentriche originali. Successivamente è stato interessato a fondo lo sterzo, aspetto fondamentale per l'uso nel drifting. Lo sterzo e l'angolo a cui può arrivare va curato nel dettaglio. Inizialmente sono stati accorciati i mozzi originali per consentire alla scatola dello sterzo di tirare di più aumentando l'angolo. Questa modifica portava in dote dei limiti, creava infatti scuotimenti o indurimento del volante, effetti noiosi e poco produttivi. È stato quindi sostituito il tutto con un kit sterzo ERP, marchio leader del settore utilizzato anche nei principali campionati europei. Questo kit, tutto su unibole completamente regolabile, camber, caster e convergenza, allarga la carreggiata di 10 cm, il che ha portato alla sostituzione dei tubi freno, mettendone in treccia più lunghi degli originali per evitare di strapparli. Parallelamente sono stati dislocati gli ammortizzatori sui dom originali, che sono stati tagliati e rinforzati. Questo setup permette un angolo di 70 gradi circa e un angolo di Ackermann che rasenta lo zero, dunque ci si ritrova con entrambe le ruote che sterzano nello stesso modo. Il costo è di 1200 euro circa, ma è tra i migliori investimenti del progetto, semplifica la guida e permette di riprendere la vettura quasi sempre, anche se si esagera. Rimanendo in tema di controllo, impossibile non citare il freno a mano idraulico. Una volta sostituito quello che c'era agli inizi dei lavori, è stato posizionato verticalmente più comodo vicino al volante. È una cosa soggettiva, ognuno lo posiziona in base al proprio stile di guida. Su questa E46 è stata realizzata una piastra ad hoc successivamente saldata per fissarlo nel tunnel centrale, escludendo l'ABS, sconnettendo la componente elettrica con appositi tappi su misura che chiudono le uscite dei cavi. Il freno a mano è stato inserito nella linea dei freni posteriori,
Quindi se si frena a pedali, l'olio attraversa il freno a mano e va a frenare, mentre se si tira il freno a mano, l'olio va a bloccare solo sull'asse posteriore. Ci sono anche soluzioni diverse, lasciando l'impianto di serie ed aggiungendo un freno a mano con serbatoio olio separato e doppia pinza al posteriore, soluzione più utile con potenze elevate. La carrozzeria, in un bellissimo Riviera Blu Porsche, all'esterno ha subito il taglio dei parafanghi con applicazione dei fender flares in vetro resina per coprire l'allargamento delle carreggiate. Da regolamento infatti le ruote non devono essere scoperte. Paraurti e cofano sono repliche M3 sempre in vetro resina anche per abbassare il peso totale, stesso materiale utilizzato per il bagagliaio replica CSL. Livrea dedicata a Carrozzeria Cristallo, main sponsor di questa bellissima vettura e location del video di oggi. Salendo a bordo è impossibile non notare la quantità di lavoro necessario per prepararla. Terro al bar omologato, all'impianto elettrico minimale, al pannello centrale con funzioni on-off di fari tergicristalli, alzacristalli, ventola interna e stacca batteria, con cavo esterno per adempiere ai regolamenti dei campionati. Eliminata ovviamente la moquette rimpiazzata da piastre in alluminio mandorlato. Facciamo giustamente due conti per capire quanto possa essere dispendioso affacciarsi al mondo del drift. Premesso che nel corso di questi anni i costi sono aumentati notevolmente, oggi come oggi un E36 318 difficilmente si trova a meno di 1.800-2.000 euro, a meno che non sia un rudere. Con 500-600 euro di modifiche come angolo sterzo, freno a mano e poco più, si è già pronti per le prime derapate. Diverso il discorso se si vuole qualcosa in più. Le E46 328C stradali si trovano a 6-7 mila euro. Convertirle come questa può voler dire un 4-5 mila euro di modifiche, senza contare ovviamente la manodopera. Fate i vostri conti, 600 ore quanto possono tradursi in euro. Una drift car come quella che sto guidando oggi, pronta all'uso, non si trova a meno di 18.000 euro. Cifra impegnativa per partire, ma se si mettono in conto tutti i lavori e le componenti impiegate, se non si è pratici del mestiere, dopo un periodo di prova conviene decisamente. Se invece siete degli smanettoni, prendetevi qualche carretta e schiaffateci dentro un LS2. Il mio approccio con il drift è sempre stato molto basico. Facevo partire il posteriore col freno a mano per un'entrata più aggressiva nelle curve strette ed una conseguente uscita più veloce, con l'utilitaria trazione anteriore che avevo per le mani a 18 anni. Fine. È un mondo a sé, una cultura con radici profonde che va compresa e vissuta, dove bisogna sporcarsi le mani, provare, sbagliare, riprovare, sbagliare ancora e così facendo si raggiungono i risultati, si migliora e si portano avanti questi progetti. E da buona project car le aspetta un 3000 M54 B30 per garantirle una cinquantina di cavalli in più. Questa stupenda E46 racchiude tutto questo, tanto lavoro, tanto impegno, tanti sacrifici ed una costante passione che alimenta tutto.